Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the road è viaggio. Tattoo on the road è storie. Tattoo on the road è tatuaggio. Tattoo on the road è avventura. Tattoo on the road è molte cose. Insomma, Tattoo on the road è Tattoo on the road. Punto. È imbarazzante, ragazzi! Cioè, si è tolto da sopra! No, si è schiacciato! I bottoni davanti, cioè praticamente è un canalizzatore d'acqua. Ho trovato questo. Diciamo, qui si ferma il tempo, però si fermano anche i giapponesi. Quindi adesso facciamo un retro front. Questo viaggio è stato un insieme di cose e di sensazioni e di pensieri solitari, perché mentre viaggi sei solo, ognuno a pochi metri dall'altro, ma continui ad essere solo. Pensieri e domande che spesso non hanno una risposta, ma è bello così. Ad esempio, chissà perché negli Stati Uniti si incrociano solo treni merci lunghissimi e mai passeggeri, e poi chissà da dove vengono, cosa trasportano e soprattutto dove vanno, chissà. Chissà di chi sono quelle cassette della posta piantate in mezzo al deserto e soprattutto anche qui dove sono le case. E allora pensi alla solitudine di chi fa il postino in mezzo al nulla. Una delle cose che mi sono sempre domandato quando sei nel deserto, le cassette delle lettere. Primo, il postino, la solitudine di un uomo chiamato postino, e secondo, io non ho mai visto una casa nel raggio di 50 km da queste cassette. È un mistero che non ha soluzione, quello della cassetta delle lettere, è così. Mattia, tu hai mai visto qualcuno ritirare la posta? Io no. Questa è casa mia. Viaggi e pensi, pensi e viaggi, e tutto questo è assolutamente fantastico. Il rettilineo a me affascina tantissimo perché non ti pone un limite, no? Le curve fondamentalmente ti danno uno stop, ti danno un limite. Il bello di guidare nei rettilinei e soprattutto farlo qua è perché ti rendi conto che puoi arrivare fin dove l'occhio arriva e questo ti dà grandissimo senso di libertà. Forse è anche questo che mi ha portato a scegliere una moto così, una moto che forse nelle curve viene penalizzata, viene derisa, però nei rettilinei tira fuori il meglio di sé e per me il rettilineo rappresenta il viaggio. Ma tu guarda la sfiga, questa è la strada, Mattia ci ha portato qui con tanto amore perché è la strada di Forrest Gump, quando lui incomincia a correre, e qui è bello, poi ve lo faccio vedere, c'è tutta gente che vuole fare le foto a questa strada che è una delle più famose, uno dei dritti più famosi d'America. Oggi però noi abbiamo un'esclusiva, abbiamo visto questo dritto tra i più famosi d'America in Colonna l'abbiamo fatto. Cioè mica da tutti, È sicuramente un qualcosa che qui si è ripetuto all'infinito, è un qualcosa nelle forme in cui vediamo qui negli Stati Uniti sicuramente noi in Italia non siamo abituati. E il rettilineo da un lato mi spaventa anche, mi dà un po' appunto questo senso di infinito e anche un po' il senso dell'intentato umano, nel senso che quando stai in un paesaggio ristretto riesci a ponderare meglio tutti gli elementi che ci sono. Quando sei in un rettilineo tu vedi che ne so, la Monument Valley in fondo, gli elementi più importanti in fondo, ma tra tu e gli elementi principali ci sono tantissimi elementi intermedi che vorresti poter toccare, guardare, fermarti, ma appunto sei lanciato. Bene ragazzi, a posto. Certo Luca che la moto tua è fantastica, ma quando l'India passa sopra queste strisce qua non ti dico cosa sento. Io sto in smonta mentre vai. No, l'India È andato, siamo al terzo cambio di pelle come le bisce in 20 giorni.
È stato lungo e stancante questo viaggio, un insieme di flash e di cose che ti sono passate accanto e tu hai potuto solamente guardarle, mai toccarle, perché è la strada che comanda. Lei è il filo conduttore, lei è la scaletta del tutto, con le sue storie, i suoi panorami e i suoi colori. I colori di questo viaggio sono stati chiaramente molteplici, perché abbiamo visto veramente un'infinità di paesaggi, di situazioni differenti. Devo dire, quello che mi rimarrà per sempre in mente è la zona desertica, perché devo dire su tutto è stata una grandissima sorpresa con quel giallo ocra infinito, ma devo dire, essendo un amante dei colori tenui, essendo un amante dei colori pastello, ho apprezzato tantissimo quei 2 o 3 temporali che hanno illuminato certe distese di colori veramente lunari, quei contrasti forti tra il bianco sabbia e quel grigio verde riflesso dall'erba sulle rocce, in assoluto fantastico. Dovessi pensare a un colore per questo viaggio, il primo che mi viene in mente è il rosso della passione, perché in realtà questo viaggio per me è il coronamento di un sogno. Lo inseguo da anni, prima passando per il mondo delle moto, poi per il mondo del viaggio, poi per quello del tatuaggio. Poi ho messo anni a mettere insieme questo team, questa squadra, e oggi finalmente siamo qui. E per me questa è veramente la passione che è venuta fuori, e quindi il rosso della passione. A proposito di colori, ci sono quelli incerti delle albe troppo fredde, in cui risali in moto e riparti in attesa che il sole ti scaldi anima e corpo. A Bonneville, con un lampo, ci ha investito la luce accecante del deserto di sale. Una distesa infinita dove abbiamo cavalcato le nostre moto semplicemente seguendo l'istinto. Ora Vasco Rossi, dai, cantaci qualcosa, Vasco. Te l'ho fatta prima, stai attento. Te l'ho fatta prima, vivere, punto. Ci è venuto incontro anche il grigio perlaceo del temporale che semina profumo di asfalto bagnato, adrenalina e pioggia. Eccola l'acqua. Sta arrivando? Sì. Sentito le prime gocce. Vabbè, ma Allora, considerate che ai 70 miglia all'ora, 75 non ci si bagna. L'aerodinamica della moto non ti fa bagnare. Se vai più piano ti molli. E poi, alla fine, la ruggine di tramonti che da sempre raccontano cosa sia veramente l'America. I colori più assurdi, però, li abbiamo incontrati in mezzo al deserto della California. È lì che dal nulla si erge Salvation Mountain, luogo magico dove follia, fede e arte si mescolano tra loro. Vento e pioggia sono artisti al servizio della materia. Non hanno tempi di consegna da rispettare, ma le opere restano uniche e inimitabili. Ne abbiamo viste troppe per poterle raccontare tutte. Gli orizzonti americani hanno un qualcosa di strano, da noi sembra quasi che il cielo sia più stretto e alto, qui sembra che sia più basso e completamente allungato, da quasi la sensazione di quando stai ad osservare il mare. Sicuramente una cosa molto particolare degli scenari americani è vedere appunto questi agglomerati urbani che, a differenza dei nostri che cercano di essere eterni, hanno un po' una vita che va di pari passo con quella dell'essere umano, destinata a nascere e poi a finire, quindi case fatte così anche con materiali semplici, legno, roulotte. Tattoo on the Road. Già il titolo dice tutto, perché strada, moto e tatuaggi non sono separabili, fanno parte di un unico pensiero che non è possibile spezzare. In ogni viaggio ci sono dei momenti che avrei voluto fissare sulla pelle in maniera definitiva. Vivo un po' il mio corpo come appunto la storia della mia vita, il mio diario, e l'importanza di fissare sulla pelle un'esperienza per me è fondamentale, perché il mio corpo racconta un po' la mia storia. Durante tutti i viaggi ho sempre cercato di concludere con un tatuaggio. Tra una cosa e l'altra sono 2 settimane che ci penso a questa storia del tatuaggio, ne ho visti fare tanti e mi sono sempre domandato, anche prima di questo programma, dico ma il tatuaggio deve rappresentare un qualcosa di forte e non l'ho mai trovato. Poi pensandoci bene, conoscendo Tiziano e tutta la situazione, ho detto ma sai, forse ho trovato la motivazione, ne vale la pena, e già il set è pronto.
Strada e tatuaggio vanno in parallelo perché sono due veicoli, due percorsi di conoscenza. Attraverso la strada ci spostiamo liberamente, facciamo degli incontri così anche quando affrontiamo un tatuaggio personale o semplicemente quando incontriamo delle persone, attraverso il tatuaggio chiediamo cosa questo significa, che messaggio recondito nasconde. Affrontiamo una sorta di percorso di conoscenza, una sorta di percorso di elevazione. Sai qual è il fatto? Che io non ho mai trovato in questi anni la centratura, no, del tatuaggio. Dico, per quale motivo? Cosa deve ricordare? Deve ricordare un episodio, c'è chi ha... Non ho mai trovato una motivazione sufficiente. Cosa mi tatuo? Il simbolo lupo della Roma? Sì, la Roma, sono romanista, però l'Harley Davidson è un'altra componente della mia vita, ma non è centrale, sono accessori. Alla fine, Tiziano, alla fine la famiglia. Questo è moglie e figlia. Ho trovato la centratura e mi fa molto piacere che in questo periodo abbiamo condiviso questo concetto, perché anche per te è importante, quindi pressione 80-130, pressione 80-130, bisturi. Devo dire che la mano di Tiziano può essere ferro e può essere piuma, dipende dalle situazioni. E no, è una piuma. In questo viaggio l'ho notato, qualsiasi cosa io veda, anche la più bella, è sempre vista a metà perché mi mancano gli occhi di mia moglie e di mia figlia. Che bella cosa che dici. Cioè vorrei sempre, quando vedo un bel posto, condividerlo con loro. Quindi quando io vedo una cosa bella da solo, è come se l'avessi vista sempre a metà. Un goccetto di crema e penso che sia ora di vederlo. Io lo vedo adesso, voi l'avete visto bene, allora io faccio una bella cosa. Grazie Patrizio che vieni qui, vado a vedere. Tiziano, la mano del maestro, grazie mille. Grazie a te, figurati. L'Italservice è un'azienda che produce e taglia bordi per il mercato nazionale ed internazionale. L'azienda è nata nel 1997 in uno stabilimento di Pesaro di 600 metri quadrati e in questi anni abbiamo avuto una crescita continua e costante che ci ha portato ad avere uno stabilimento qui a Valle Foglia di 10.000 metri quadrati tra coperto e scoperto. Noi rappresentiamo il 25-30% del mercato nazionale. Un tatuatore, un biker e un giornalista. Tattoo on the road è viaggio. Tattoo on the road è storie. Tattoo on the road è tatuaggio. Tattoo on the road è avventura. Tattoo on the road è molte cose. Insomma, Tattoo on the road è Tattoo on the road. Punto. Finisce un viaggio e ti rivengono alla mente i tanti personaggi di questa commedia che per palcoscenico ha una strada. Se devo pensare a qualcuno che esprime il concetto di libertà, mi rivengono alla mente i due biker che abbiamo incontrato a Bonneville. È nel loro sorriso, nella loro serenità, che tu scopri cosa significhi veramente essere liberi, e non certo nel numero delle miglia percorse, che comunque sono moltissime. In Italy, if you want to modify the back wheel, you spend about $10,000. Why? For the low. Really? Yeah.
we have to pay the state taxes. Wow, no kidding. About $10,000. Wow. Yeah. Oh. Nice. Jimmy, that's awesome. The tattoo experience. Look at this. Jimi Hendrix. Right on. The tattoo experience. Are you experienced? È stato sulla Route 66 che abbiamo incontrato il benzinaio più tatuato del mondo. Ogni opera corrisponde a un periodo di carcere, perché la vita è anche questo. Molto bene. Mucho gusto. Espero mirar su programa. Te voy a dar mi email para que me mandes el email para mirarlo por Claro, si tiene su email, mi date, mando. Sí, para el link y yo aquí también con mis amigos lo comparto. Ese es de aquí del negocio. Ok. Gracias. Grazie. Okay. Ciao. Hey, suerte nel programma. Gli abitanti di Slab City, luogo al confine del mondo dove l'assenza di regole è l'unica certezza, una sorta di rifugio pronto ad accogliere tutto e tutti. L'importante è non fare troppe domande e rispettare gli equilibri sempre precari di questo angolo d'America. What's your name? Ben. Benjamin, nice to meet you. Nice to meet you. Your name? Patrizio. And Marco, God bless you. I've been here since 1992, guys. From 1992? Yep. You understand? Yeah, a little. Yeah, my bike stopped. Okay. Ether, una ragazza che spunta da un'officina qualsiasi chiedendoci un passaggio perché la sua moto è in panne. Ed è così che anche le cose più strane finiscono con il diventare normali. You ready? Okay. Secondo te ce l'hanno? Thank you. Ci sono poi 2 anziani proprietari della ghost town misteriosa piantata in mezzo al deserto del Nevada. Anche loro hanno fatto una scelta: continuare ad osservare il mondo mantenendolo a debita distanza. Guarda che succede, questo è Mojave Green, deve essere il serpente che... Queste sono le foto di quelli che sono stati morti. No, questo è proprio un ragazzo che si è spento dopo Madonna, 10 guarda giorni. Cioè, guarda questa tana, guarda quanti ce ne sono dentro. È che uno vede queste... Guarda sembra che mosso. brullo. Porca paletta, ragazzi. È pazzesco come ti riduce. No, grandioso. Guarda il gatto selvatico sul cactus. Poi i nostri sogni, perché ognuno in questo viaggio ne coltivava almeno uno. Some guys don't like the tall bars. I like. Yeah, but you see what I mean? It don't wobble. When you hit the bumps, it's soft. Perfect. Yeah. How much this one? The bike? Oh, it's sold. But I mean, I can make you another one. I have one in the back we're doing. I can make it look just like this for 32. And Esagerato. it doesn't say anything about it being a Maestria, ornament. la maestria che cercavamo. Yeah. Nel suo studio ho respirato un'atmosfera veramente bella e lui mi ha detto: sì, voi italiani siete come noi messicani, persone di grande sentimento, e direi che questa è la cosa più importante alla fine, incontrare un artista che riesce a esudire il tuo desiderio non solo dal punto di vista artistico ma soprattutto dal punto di vista emotivo. Per adesso, fino ad ora è stato fattibile. Assolutamente, sono molto contento, non volevo sbirciare ma non ce l'ho fatta, però in compenso quello che ho visto è così bello che vado avanti ancora più carico e vado a fumare una sigaretta. A proposito di personaggi, vi domanderete dove stia andando accompagnato da Patrizio all'interno di questo mega hotel di Las Vegas. Beh, ora ve lo spiego. Anche io in questo viaggio ho coltivato un sogno. Si chiama BACA ed è l'acronimo di Bikers Against Child Abuse. È una storia pazzesca quella di BACA, organizzazione di biker nata nello Utah nel 95 e che poi si è allargata a una buona fetta di mondo. Dare conforto a un bambino abusato, aiutarlo a ritrovare fiducia in un mondo che lo ha pugnalato alle spalle nella maniera più lurida. Può esistere una cosa più importante di questa? Amici miei, penso proprio di no. L'Italia è stata la prima nazione europea dove è sbarcata BACA e proprio grazie agli amici del chapter italiano sono riuscito a fissare un appuntamento con Lobo, Public Relation di BACA Nevada. E a un giorno dalla partenza il sogno si è finalmente materializzato.
Cavolo, che emozione! Alla fine, assieme a Lobo, decidiamo di fare 2 chiacchiere nell'unico posto dell'hotel dove non ci siano musica e slot machine, e cioè nel garage. Una cosa bellissima che ho incontrato assieme a Lobo è questa patch. Bikers contro gli abusi sui bambini, in italiano. Lobo, what do you think about Italy? I love Italy. Huh? Love Italy. That is unfortunately one country that I have never been to, and that is the one country I am waiting to go to the most. Being part of BACA means being part of an organization where there's only a handful of individuals in the world are willing to stand up and fight to empower children of abuse. There's no better organization out there who have individuals and members who are willing to stand up and help a child who's been abused. My role in the chapter is quite large right now. I'm the chapter treasurer, I'm the chapter webmaster, I'm also the chapter public relations. On top of all of that within the chapter, I'm all of those same roles for the state of Nevada, as well as a regional treasury manager for BACA International on the grand scope, on the larger level. So I'm very involved within this organization. The worst abuse within Nevada is going to be sexual. We get sexual human trafficking within Nevada. It's a very, very big issue within Las Vegas specifically. So because of that, we do see a lot of sexual abuse within the children who are here. It's a tough road. We don't like hearing about it, and obviously we don't like seeing that in any way, shape, or form. But unfortunately it is. It's what we see. It's a lot of sexual abuse, and it sucks. That's why we do this. We do this for them. Children are an extremely important role in the world. Without kids, where do we have fun? Where do we get to enjoy the innocence of living a life without knowing how rough it can be? Those kids are number one. Those kids are the most important thing when it comes to BACA. Beh, da oggi, quando in strada incrocerete un gruppo di gente brutta a cavallo di ferri rumorosi che sulla schiena ha però una patch con scritto BACA, sorridete pure, perché certe cose fanno bene al mondo. Edward Houseman è un poeta inglese e un suo pensiero, io non lo so per quale motivo, mi si è inchiodato in testa. Forse perché dentro quelle parole c'è una forza, c'è un'energia che io chiamo semplicemente vita. Il poeta dice: l'argilla è immobile, ma il sangue è randagio. Il respiro è merce che non si conserva. In piedi, ragazzo, quando il viaggio sarà finito, ci sarà tutto il tempo per dormire.